che la prima tappa della manifestazione la repressione fu ancora più forte di quella del 25, cioè le bombe, i gas che utilizzarono erano ancora più numerosi e diceva che lei vedeva molta gente attorno che stava malissimo, cioè gli occhi rossi, gonfi, gente che soffocava e nonostante loro comunque stessero manifestando pacificamente, la presa di posizione era proprio noi non andiamo indietro, potete massacrarci però noi non ci muoveremo da qua. Questa era la presa. For me, it looked like battles we see in movies. Like the people are marching and the Central Security Forces with their weapons, and it was like the old wars movies, two armies meeting together, but we were not armed, and then at a certain point of time we saw that they surrendered. Some of them left their cars, they raised their hands, claiming as if they surrendered, and something like this. And we continued our march. At the entrance of the square, there was another situation. There was forces who started shooting us first with gas and things like this, and then with rubber bullets. And we stood still, and then came the real shooting. They were shooting with guns through all the bridges that lead to the square. They were murdering the demonstrators, and there were also snipers about the buildings and in boats in the Nile. They started shooting people to prevent them from entering the square. In secondo momento diciamo che li lasciarono continuare la manifestazione, ancora più gente si aggiunse al corteo, finché a un certo punto non arrivarono proprio a piazza Tahrir, dove c'era la polizia che oltre a continuare a sparare gas lacrimogene, quel tipo di bombe di cui parlavo lì, iniziò anche a sparare con proiettili di gomma, proprio sia in piazza che anche dai palazzi come fossero cecchini, iniziavano a sparare alle persone per evitare che entrassero nella piazza. So at this moment some people returned, some people died, some people injured, some people insisted to continue, and this was there the whole night, and more people saw what was happening or learned that what's happening, and they also went to join their relatives, their friends, people who were not at the starting of the demonstrations, but when they heard what's happening, they knew about it, they entered in the demonstrations, and they came, and the flow of people was continuous, so that they could not prevent Egyptian people from entering the square, practically, till the army that day at night was there, claiming that they are protecting the important buildings. Per tutta la notte è andato avanti questo massacro, fondamentalmente, c'era gente che moriva, c'era gente ferita, alcuni tornavano indietro, alcuni venivano portati via proprio perché stavano male, altri invece continuavano a cercare di entrare nella piazza, finché poi questa notizia non si è sparsa ancora di più e sono iniziate ad arrivare in piazza anche gente che non aveva preso parte alle manifestazioni proprio perché voleva andare ad aiutare amici, parenti e gente che stava lì. Diciamo, a un certo punto lei dice che tanta la gente che continuava ad arrivare che non sono più riusciti a fermare le persone da entrare nella piazza, fino a quando poi alla fine non arrivò l'esercito che iniziò, si mise in piazza e non lasciò più passare nessuno. And at this night there was the attacks on the Egyptian museum, that some thieves went inside the museum, and the demonstrators themselves formed a committee of like 3,000 people to protect the Egyptian museum and the important things. We are peaceful demonstrators and we want to protect our country, our museum, and that was before even the army was in the street. Ancora prima che arrivasse l'esercito dice che c'era
si era sparsa la notizia che è entrato un ladro nel museo di arte museo egizio, e 3.000 persone tra i manifestanti andarono lì proprio per dimostrare che loro erano pacifici, cioè non volevano né distruggere appunto monumenti, palazzi, volevano semplicemente dimostrare pacificamente. The army actually went there claiming that it's there to protect the important buildings and the television building, the ministries, the parliament and things like this, and that they are not interfering with the demonstrators. But actually at that day there were some of the corps of the army who gave ammunition for the police to kill the demonstrators, and the demonstrators burned that corps. And there was the slogan that the army and the people are one hand together. Diciamo, nonostante avessero dichiarato molte volte che era pacifico il movimento, l'esercito rifornì la polizia di munizioni appunto per usare contro i manifestanti, che diceva che c'era uno slogan che diceva che the army the people che praticamente l'esercito e la gente are one hand together, che sarebbe stanno insieme, combattono assieme, no? Però in realtà non era così. It was like invitation for the Egyptian soldiers to join the demonstrators. Like, we are Egyptians, we are young Egyptian people demonstrating, and they are young Egyptian people in the army. That they are not. This was the invitation. Like, you are not part of the regime, you are part of our people. So come and join us. I think that was the idea of the story. Niente, l'idea appunto è che come c'era gente che manifestava, c'erano anche giovani egiziani nell'esercito, e l'idea era appunto di rendere il senso di stiamo lottando entrambi per una causa che è comune, nonostante la differenza delle posizioni. What happened after that? That people stayed inside the square, and there was the strike that I think all of you know that it lasted like 18 days. And in that square, it was like a small model of Egypt that we want, that we aspire in the future. Like for these 30 years, the regime has corruption in every single field in the country, like education, media, everything is corrupted, and they like planted hatred among people, like between Muslims and Christians, between whatever. They kind of succeeded through these years to let everyone feel that he is totally alone, and that he has to live his life and search for a solution for himself alone, without anything to do with other people, without solidarity, without all these values. It looked like it was dead in the community. But what happened in the square was extremely the opposite of this. What happened was a complete kind of solidarity that was like a miracle. No accident, no theft, no fights, and people were helping each other, were cleaning after each other, were giving food and water for each other. They have this common cause, and they will stay till they get into what they wanted to do. Per i 18 giorni per i 18 giorni in cui sono rimasti in piazza, la loro idea era quella di mostrare cosa volevano, cioè come volevano diventasse l'Egitto, cioè la loro società, perché per 30 anni di regime ha spiegato che in cui la sanità era corrotta, il Parlamento era corrotto, c'era tutto un sistema di corruzione in cui il singolo cittadino si sentiva solo. Loro hanno cercato di cambiare questa cosa dicendo che in questi 18 giorni in piazza hanno cercato di aiutarsi fra di loro, e questa situazione di solitudine che mi raccontava si andava piano piano, non si sentiva più forte come lo era prima.
there was like an emerging small city in the square. For the few days, the people started to organize themselves. So there started to be like a hospital there for the square. There started to be points for media to meet. It was like a small city which really looked like utopia. If anyone said this to us before, we would say this is fantasy. This cannot happen in reality. But it happened. It did happen in these 18 days really. Dice che in questi giorni nella piazza era come se fosse nata una piccola città, era stato costruito un piccolo ospedale, diciamo che lei dice che questa cosa se raccontata dall'esterno può sembrare un'utopia, cioè se magari qualcuno prima di questa esperienza avesse detto che una cosa del genere era possibile, lei avrebbe detto che era un'utopia, però lei l'ha vissuto e dice che per questi 18 giorni si è resa conto che veramente un sistema diverso è possibile creare una città in cui tutti si aiutano, dove tutti sono uguali. And this city also, you can say that it has its army and its police, because the regime kept sending what we call thugs. It's like people who got paid from the police and from the government, so that they are wearing civil clothes, but they hold arms and they come to attack the people in the square. So groups of people from the square were doing the guard for the square, and there was all these days there were always fights with groups of armed people trying to enter the square. But the most famous of it, what we call the battle camp, the battle of the camp. Dice che comunque la piazza era organizzata in modo tale da avere un servizio d'ordine, diciamo, che teneva fuori la polizia segreta e gli infiltrati che ogni giorno cercavano di entrare con vestiti da civili, però con armi, per creare disordine nella piazza, e ogni giorno loro entravano in conflitto con questi infiltrati. Era una battaglia Parlo adesso del battaglia. What happened at 2nd of February, that there was groups of pro-Mubarak demonstrators. They said that these people in Tahrir, they do not represent the Egyptian people, and that the Egyptian people want Mubarak to stay, and he is our president, and all these things. And they were grouped in another square, and they came, their demonstration came to the square. Actually, most of them, or you can say all of them, were policemen wearing civil clothes. And some of these, what we call thugs, which are criminals who got paid from the government, and they came, they approached the square, and they started by throwing stones, and the administrators started to defend themselves. They took the stones and they threw it back, till at a certain moment there was like a formation, they formed lines, and then it opened, and there came camels and horses. And people, yes, riding these camels and horses, and holding swords and knives, and they started killing people in the square. In febbraio racconta che c'è stata una manifestazione pro Mubarak, però dice che in realtà le persone che manifestavano era polizia, cioè erano criminali pagati dal governo per andare appunto a manifestare, andare a rompere quello che stavano creando loro nella piazza. Infatti questa manifestazione pro si diresse verso la piazza e iniziarono a tirare pietre, ovviamente i ragazzi della piazza, il servizio iniziò a rilanciare le pietre che venivano lanciate, fin quando non si crearono due schieramenti, uno pro Mubarak e l'altro che erano loro in piazza. E quando a un certo punto si rompono questi schieramenti, inizia ad arrivare persone a cavallo, sui cammelli con delle spade, armi, iniziavano a uccidere le persone che stavano in piazza. This day was very strong day. There were lots of people killed and wounded that day, and no one could imagine how people struggled and fought to stay inside the square. They did not leave the square. They fought back, and they could defeat these people, because these people were paid.
the next day and in the morning they escaped. But after killing lots and lots of people. And actually, people say that from this particular day, it was the start of the end of Mubarak regime. Even people inside their homes who said that give him a chance and things like this, let's not wait, whatever the conservative attitudes they had before this Battle of the Camel, it changed and everyone now in the country was like, go away, we want to go away. And that's what eventually happened in the 11th of February. Racconta che la resistenza è stata fortissima, per tutta la notte hanno continuato questa battaglia finché a un certo punto, il giorno dopo, ovviamente queste persone che erano appunto pagate hanno iniziato a scappare perché la gente non se ne voleva andare dalle piazze, nonostante loro non avessero armi, non stessero, cioè si stavano semplicemente difendendo. Le persone andarono via e questa, diciamo, le racconta che è l'inizio della fine del regime di Mubarak, perché anche le persone da casa che magari prima pensavano vabbè diamogli un'opportunità, vediamo come va a finire, dopo aver visto questa battaglia del cammello, battaglia del cammello, dice che lì è stato proprio il momento in cui la maggior parte delle persone, tutte le persone hanno proprio eliminato qualsiasi tipo di possibilità da dare a Mubarak per continuare il suo regime, cioè è stato diciamo un po' l'inizio della fine del suo regime in questo punto. I think I took long time, so I don't want to speak more and maybe to the discussion, but I tell you some numbers, that the official numbers, that there is 1,000 people killed, 1,000 people lost, 10,000 injured, and now there is 12,000 persons who underwent military trials and are still in the prison. So things are still there, the revolution is still there, and thank you. Mille persone morte, mille persone che si sono state disperse, most probabilmente uccise, 10.000 feriti e 12.000 che stanno ancora subendo processi che stanno in prigione e stanno aspettando di essere processati, quindi la rivoluzione non c'è ancora.